Il materiale più duro dell'intero corpo umano non è l'osso. Non è il femore che sostiene il tuo peso per tutta la vita. È un cristallo, freddo, lucido e apparentemente indistruttibile. Lo smalto dei tuoi denti. E in questo esatto momento, mentre ascolti queste parole, miliardi di creature invisibili stanno cercando di frantumarlo. Questo video è divulgazione scientifica, non un consiglio medico né una presa di posizione, ma è la cronaca di una guerra spietata. Una guerra che si combatte nella tua bocca ogni singolo giorno. E tutto inizia con una cosa che ami profondamente: lo zucchero. Immagina di rimpicciolire, di diventare più piccolo di un granello di polvere, più piccolo di un globulo rosso, fino a scendere sulla superficie di questo ghiacciaio di cristallo. Quello che vedi non è un deserto vuoto, è una metropoli sovraffollata, una giungla densa e appiccicosa chiamata biofilm o placca dentale. Qui vivono centinaia di specie diverse, ma ce n'è una in particolare che è il tuo nemico giurato. Si chiama Streptococcus mutans, un batterio a forma di sfera che si unisce ad altri per formare lunghe catene. In questo momento la città è calma, i batteri sono in attesa, hanno fame. Poi succede. Bevi un sorso di una bibita gassata o mangi un biscotto. Per te è solo un momento di dolcezza. Per loro è un evento cosmico. Dal cielo microscopico inizia a cadere una pioggia di meteoriti dorati. Sono molecole di saccarosio e glucosio, lo zucchero. I meteoriti si schiantano sulla metropoli batterica. Le catene di Streptococcus mutans si risvegliano all'istante. Le loro membrane si illuminano. Afferrano lo zucchero con una voracità inarrestabile. Lo tirano dentro di sé. La città dormiente si trasforma in una fabbrica frenetica. Dentro ogni singolo batterio inizia un processo chimico antichissimo: la glicolisi. Il batterio spezza la molecola di zucchero per estrarne energia. Ma come ogni fabbrica, anche questa produce scorie, rifiuti industriali. E il rifiuto di questo specifico batterio è un'arma di distruzione di massa per i tuoi denti. L'acido lattico. I batteri iniziano a espellere questa sostanza corrosiva verso il basso, direttamente contro il pavimento di cristallo su cui vivono. L'assedio è ufficialmente iniziato. L'acido lattico non colpisce con forza fisica. Non è un martello. È una tempesta di ioni idrogeno. Particelle cariche di energia elettrica instabile. Questa tempesta rossa si abbatte sullo smalto. Ricordi quando abbiamo detto che lo smalto è un cristallo? Per la precisione è fatto al 96% da un minerale chiamato idrossiapatite. È una griglia tridimensionale perfetta, composta da atomi di calcio e fosfato tenuti insieme da legami invisibili, fortissimi. È una fortezza inespugnabile, o quasi. Quando gli ioni idrogeno dell'acido toccano il cristallo, succede qualcosa di drammatico. Si comportano come ladri magnetici. Iniziano a tirare gli atomi di calcio e fosfato fuori dalla loro posizione perfetta. Li strappano via dalla struttura. Questo processo ha un nome preciso: demineralizzazione. La fortezza non viene abbattuta, viene smontata, atomo per atomo, molecola per molecola. La superficie liscia dello smalto inizia a diventare porosa, come una strada asfaltata che si riempie di buche invisibili. All'inizio, questo danno è reversibile. Il tuo corpo ha dei sistemi di difesa. Ma se continui a fornire zucchero, i batteri continuano a produrre acido. Il livello di acidità scende sotto una soglia critica, il pH 5,5. A questo punto il collasso accelera. Le buche microscopiche si uniscono, formano un cratere. Lo smalto, la corazza più forte che possiedi, cede. Si crea un varco. I batteri, come un esercito invasore che ha appena sfondato le mura del castello, si riversano all'interno. La carie
è ufficialmente nata. Superato lo smalto, il paesaggio cambia drasticamente. L'esercito batterico non si trova più su una superficie dura e fredda. Entra nella dentina. Questo è il secondo strato del dente ed è completamente diverso. La dentina non è un cristallo solido, è più simile a una spugna microscopica. È composta da migliaia di minuscoli tunnel paralleli, tubuli dentinali, autostrade perfette, umide e calde che puntano dritte verso il centro del dente, verso il nucleo vitale, e i batteri iniziano a percorrerle. Nella dentina l'avanzata diventa molto più veloce. Questo materiale è molto più morbido dello smalto. Contiene acqua e proteine. Per i batteri è un banchetto continuo. L'acido che producono scioglie le pareti dei tunnel con una facilità disarmante. La cavità si allarga a forma di fungo, piccola in superficie, enorme all'interno. Fino a questo momento potresti non aver sentito nulla, nessun dolore, nessun fastidio, perché smalto e dentina superficiale non hanno nervi, ma il nemico si sta avvicinando al cuore. E il cuore sta per lanciare l'allarme. I tunnel della dentina non sono vuoti. Contengono un fluido microscopico. Quando l'acido e i batteri distruggono la struttura, la pressione di questo fluido cambia improvvisamente. È come se si aprisse una diga. Questo movimento del fluido viaggia rapidamente lungo i tunnel e arriva in fondo, alla camera pulpare, il santuario interno del dente. Qui non c'è più osso o cristallo, qui c'è tessuto vivo, vasi sanguigni e soprattutto terminazioni nervose sensibili come fili elettrici scoperti. Il cambiamento di pressione colpisce i nervi. Immediatamente i sensori si attivano. Generano un impulso elettrico violentissimo. Un segnale di puro allarme che viaggia lungo il nervo trigemino, sale attraverso il cranio e si schianta nel tuo cervello. È in questo rapido lasso di tempo che tu, seduto a tavola o disteso a letto, senti quella fitta atroce. Quel dolore acuto, freddo o pulsante. È il tuo corpo che ti urla: abbiamo una breccia. Il perimetro è compromesso. Il nemico è dentro. Il cervello non si limita a farti sentire dolore. Invia l'esercito. Attraverso il sottilissimo vaso sanguigno che entra nella radice del dente, arrivano i globuli bianchi, i macrofagi, cellule enormi, spietate, programmate per divorare gli invasori. Escono dai vasi sanguigni e si lanciano contro i batteri. Inizia una battaglia microscopica ferocissima. I globuli bianchi inghiottono i batteri e rilasciano sostanze chimiche per chiamare rinforzi. Ma c'è un problema drammatico. Un difetto di progettazione catastrofico in questa zona di guerra. In qualsiasi altra parte del corpo, questa battaglia causerebbe un gonfiore. Una caviglia slogata si gonfia. Un taglio si gonfia. È l'infiammazione, l'accumulo di sangue e cellule immunitarie. Ma la polpa del dente è intrappolata. È chiusa dentro pareti di dentina rigida. Non può espandersi. Non c'è spazio. Mentre sempre più sangue e cellule arrivano, la pressione interna aumenta in modo mostruoso. Questa pressione schiaccia letteralmente il nervo contro le pareti dure del dente. Ecco perché il mal di denti è uno dei dolori più insopportabili che un essere umano possa provare. Se non si interviene, la pressione diventa così alta che strangola i vasi sanguigni stessi. Il flusso di sangue si ferma, l'ossigeno finisce, le cellule immunitarie muoiono, il nervo muore, il dolore improvvisamente sparisce. Ma non è una vittoria, è una necrosi. Il dente è diventato un guscio morto, un incubatore perfetto dove i batteri possono moltiplicarsi senza ostacoli, pronti a scendere verso l'osso mascellare per creare un ascesso. Questo è lo scenario peggiore. Ma il tuo corpo ha un'arma segreta per evitare che tutto questo inizi.
Torniamo indietro, al primissimo attacco sullo smalto, prima che la fortezza crolli. C'è un eroe silenzioso che entra in azione subito dopo aver mangiato lo zucchero. La saliva. Non è solo acqua, è un fluido ingegneristico complesso. La saliva arriva come un'onda di marea cosmica sulla metropoli batterica. Il suo primo compito è diluire, abbattere il livello di acido. Contiene bicarbonato, la stessa sostanza che usi per pulire, che agisce come un tampone chimico. Neutralizza letteralmente l'acido lattico, spegnendo il fuoco invisibile. Ma spegnere l'incendio non basta. Bisogna ricostruire il muro. E qui la saliva compie il suo secondo miracolo. Trasporta al suo interno ioni di calcio e fosfato liberi, gli stessi mattoni che l'acido aveva rubato allo smalto. Come sciami di droni riparatori, queste particelle si posano sulle buche microscopiche del cristallo. Si incastrano perfettamente nei buchi della griglia. L'idrossiapatite si riforma. Questo processo si chiama remineralizzazione. È un braccio di ferro continuo. Demineralizzazione contro remineralizzazione. Distruzione contro creazione. Ogni giorno della tua vita. Ma la natura ha un limite. Se mangi zucchero troppo spesso, la saliva non ha il tempo di ricostruire. L'acido vince. Ecco perché entra in gioco la scienza umana. Il fluoro. Quando usi un dentifricio, introduci nella tua bocca un elemento chimico formidabile. Il fluoro non si limita a sostituire i pezzi mancanti. Si fonde con il calcio e il fosfato, creando un materiale completamente nuovo. La fluorapatite. Un cristallo artificiale che è molto più duro, molto più denso e molto più resistente all'acido rispetto allo smalto originale. I batteri ci riprovano, rilasciano la loro tempesta di acido lattico. Ma questa volta l'onda rossa si infrange contro la fluorapatite e rimbalza via. Il cristallo potenziato non cede. La demineralizzazione viene bloccata sul nascere. Hai appena fornito al tuo corpo l'upgrade chimico necessario per vincere la guerra. Non puoi eliminare i batteri dalla tua bocca. Loro vivranno lì per sempre, aspettando il prossimo meteorite di zucchero. Ma puoi rendere le mura del tuo castello assolutamente indistruttibili. Ogni volta che sorridi, stai mostrando al mondo il campo di battaglia più attivo del tuo corpo. Un paesaggio estremo dove miliardi di organismi combattono una guerra chimica per la sopravvivenza. Dove cristalli si sciolgono e si riformano in un ciclo infinito. La scienza è fatta di dati, non di opinioni. Per approfondire questi incredibili processi biologici, consulta le fonti scientifiche nella descrizione. La prossima volta che sentirai una fitta, saprai esattamente quale microscopico assedio è in corso dentro di te. Io sono Renderium e questa è la spietata bellezza del microcosmo. Iscriviti per scoprire come funziona davvero l'universo nascosto sotto la tua pelle.